Bene ragazzi, ben ritrovati, i miei cari alunni della quinta C. Allora, questa è la seconda lezione sull'Unione Sovietica che fa direttamente seguito al primo video sull'Unione Sovietica. Anche questa volta io avrei voluto che fosse la mia gatta Sofia a spiegarvi l'Unione Sovietica, ma lei si rifiuta perché dice che non sa parlare, non conosce l'argomento e quindi niente, va bene, la lasciamo andare. Vai Sofia, va a devastare, a distruggere la stanza, a gettare oggetti come sempre. Stavamo vedendo alla fine del video precedente che nel 1924, dopo una lunga malattia, muore il leader assoluto del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, nonché l'uomo forte, il dittatore della Russia bolscevica dell'Unione Sovietica, Lenin, muore nel 1924 in piena Dniep. Vi ricordate? Muore dopo aver avviato la Dniep che sta arricchendo l'Unione Sovietica, ma che però è osteggiata da Trotsky perché la nuova politica economica, la Dniep, sembra proprio un tradimento degli ideali socialisti. Permette a molti, sia nelle campagne sia nelle città, di arricchirsi smisuratamente attraverso il libero mercato, la proprietà privata, il commercio, il denaro. Che cosa succede? Si apre la corsa alla successione di Lenin. I principali candidati alla successione di Lenin sono due: Trotsky, si può scrivere in vari modi, scrivetelo come volete. Trotsky, il personaggio sicuramente più popolare tra i comunisti dopo Lenin, e poi Stalin, che si presenta invece come il legittimo erede di Lenin. La successione è a due e comporterà uno scontro a morte tra Trotsky e Stalin. Quali sono le differenze tra Trotsky e Stalin? Una l'abbiamo già vista la scorsa volta. Trotsky era contrario alla Dniep e voleva l'industrializzazione forzata, diceva la Dniep è un tradimento dello Stato socialista, operaio, industriale che noi dobbiamo realizzare, dobbiamo eliminare le campagne, questo residuo di forma economica feudale, dobbiamo eliminare il capitalismo del libero mercato, dobbiamo creare delle grandi città industriali con milioni di operai. Invece la Dniep continua a far restare l'Unione Sovietica, a far permanere l'Unione Sovietica in uno stadio di paese contadino, di paese agricolo. Mentre invece Stalin, capite la furbizia di Stalin, si presenta come il continuatore della politica di Lenin. Stalin dice al comitato centrale del Partito Comunista, a tutti i quadri del partito: se votate per me, se fate di me il successore di Lenin, io continuerò la Dniep come Lenin voleva. Voi capite bene che anche i semplici iscritti del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, del PQS, si erano ormai abituati alla Dniep. Cambiare per loro era difficile, era rischioso, era un salto nel buio. Quindi Stalin approfitta furbamente di questo. Stalin si propone come colui che continua l'opera di Lenin. Lenin ha voluto la Dniep, Trotsky la abolirebbe, io invece, dice Stalin, porto avanti la Dniep come Lenin. Poi qual è il secondo elemento di contrasto? Il secondo elemento di contrasto è la visione del socialismo mondiale.
Che cosa significa? Trotsky voleva, come avrebbe voluto Marx, che il socialismo, il comunismo, una volta affermatosi in Russia, avesse dovuto espandersi anche negli altri paesi europei e comunque in tutto il mondo. Cioè, il comunismo non doveva esistere soltanto in Russia, mentre parallelamente nel resto del mondo occidentale trionfava il sistema borghese capitalistico. Secondo Trotsky, come secondo Marx, il comunismo doveva affermarsi contemporaneamente in tutto il mondo, perlomeno in tutto il mondo occidentale, in tutto il mondo industrializzato. Quindi non era pensabile, secondo l'originaria teoria di Marx, che ci fosse il comunismo, il socialismo in un solo paese. Secondo Trotsky o altri, la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione bolscevica, l'edificazione del comunismo in Russia doveva essere soltanto il primo passo per poi continuare il processo rivoluzionario e in tutto il resto del mondo. L'Unione Sovietica, non appena diventata comunista, avrebbe dovuto con le armi e con la violenza, in ogni caso, esportare il comunismo anche nel resto dell'Europa, comunque nel resto dell'Occidente, nel resto del mondo. Questa era una dottrina impegnativa che si chiama rivoluzione permanente. Trotsky era a favore della rivoluzione permanente, la rivoluzione non termina con la presa di potere del socialismo in Russia, la rivoluzione è permanente. La Russia, una volta diventata socialista, continua la lotta, anche militare, per imporre il socialismo anche nel resto del mondo. Rivoluzione permanente. Invece Stalin era a favore del socialismo in un solo paese. Stalin diceva: ma chi ce lo fa fare di intraprendere una guerra, di finanziare, di favorire rivoluzioni anche in Germania, in Francia, in Inghilterra? Abbiamo preso il potere in Russia. Restiamo così, cioè per il momento il socialismo deve esistere solo in un solo paese. E quindi noi abbiamo, per il momento, dobbiamo avere anche buoni rapporti, diceva Stalin, con le democrazie occidentali. Perché qual è l'idea di Stalin? L'idea di Stalin è che il socialismo non è ancora forte in Russia. La Russia non è ancora una grande potenza industriale e militare, è ancora, con la NEP, un paese agricolo. Quindi la Russia, dice Stalin, l'Unione Sovietica per meglio dire, non è ancora in grado di guidare una rivoluzione mondiale per l'affermazione del comunismo in tutto il mondo. Allora lui dice, non dice che non vuole farlo in assoluto, ma in questa fase bisogna, dice Stalin, consolidare il ruolo storico dell'Unione Sovietica come primo paese comunista del mondo. Soltanto quando saremo diventati potenti in futuro noi potremo esportare il comunismo in tutto il resto del mondo. D'accordo? Quindi Trotsky dice dobbiamo combattere, dobbiamo portare la nostra rivoluzione del comunismo in tutto il mondo, cioè rivoluzione permanente. La dottrina di Stalin è contraria, si chiama socialismo in un solo paese. Dobbiamo per il momento accontentarci, limitarci di far trionfare, di consolidare il comunismo nella nostra Russia. Solo in futuro noi avremo la forza di imporre il comunismo anche al di fuori della Russia. Quindi vedete, ripeto, quali sono i due motivi di contrasto tra Trotsky e Stalin. I due programmi differenti, sono due motivi di contrasto. Uno riguarda la politica economica, la politica interna. Stalin vuole continuare con la NEP, mentre Trotsky vuole sostituire alla NEP un'industrializzazione velocissima, industrializzare la Russia. Mentre Stalin dice questo lo faremo in seguito. Il secondo punto di contrasto sulla politica estera. Trotsky vuole la rivoluzione permanente,
mentre invece Stalin vuole il socialismo in un solo paese. Esporteremo il comunismo in futuro. Come vedete, il programma di Stalin è un programma, come dire, attendista. Stalin dice: ci accontentiamo di quello che è oggi, le ANEP, il capitalismo agrario, l'industrializzazione la faremo più tardi, e ci accontentiamo di avere il potere nella nostra Russia, nella nostra Unione Sovietica. La rivoluzione mondiale, comunista mondiale, la faremo più tardi. Capite? Capite anche perché Stalin è destinato a prevalere su Trotsky? Perché in fondo Stalin è più rassicurante. Stalin fa capire ai membri del partito che se sarà lui e non Trotsky a succedere a Lenin, la situazione resterà immutata, non si faranno guerre, non si spenderanno soldi per finanziare partiti rivoluzionari all'estero, si resterà come stiamo, anzi iniziamo a commerciare, ad avere buoni rapporti con gli altri paesi occidentali, e continuerà la NIEP. Quindi insomma restiamo come stiamo. Invece la proposta di Trotsky è una proposta che avrebbe cambiato completamente le cose e avrebbe messo in pratica un'attività molto costosa per rivoluzionare l'economia e per imporre il comunismo anche oltre l'Unione Sovietica. Per questo Stalin prevarrà. Sono convinto che voi già state pensando a questo. In fondo Stalin e molti altri comunisti hanno preso il potere, stanno bene sulle loro poltrone. Chi glielo fa fare a Stalin e agli altri di fare guerra al resto del mondo per portare il comunismo in tutto il mondo, come voleva Trotsky? Chi glielo fa fare a Stalin e agli altri che sono d'accordo con lui di rivoluzionare l'economia con costi umani terribili? E restiamo al mezzo capitalismo della NIEP. Ovviamente io non voglio dire che Stalin non fosse in buona fede, però noi possiamo giustamente sospettare che ci fossero anche dei motivi non propriamente nobili, non propriamente ideologici alla base del programma di Stalin. È come se Stalin proponesse: abbiamo il potere, siamo sulle poltrone, restiamo comodi così senza cambiare ulteriormente la situazione. Questo piace ovviamente ai membri del partito e Stalin riuscirà a diventare il successore di Lenin eliminando Trotsky. Com'è possibile questo? Trotsky, l'abbiamo visto, era un personaggio popolarissimo anche all'estero, era l'eroe della rivoluzione d'ottobre, della notte in cui le guardie rosse avevano preso il palazzo d'inverno a Pietrogrado, era l'eroe dell'Armata Rossa che aveva sconfitto le armate bianche nella guerra civile, era il leggendario capo dell'esercito che aveva consolidato il comunismo in Russia, era il ministro degli esteri, era un personaggio di levatura anche culturale di gran lunga superiore a Stalin. Stalin era un grigio burocrate provinciale, non era popolare come Trotsky, era uno che era sempre stato di fronte a delle carte, era uno che si intendeva di burocrazia, non era un eroe popolare come Trotsky, era molto meno popolare di Trotsky, eppure Stalin riesce a farsi preferire all'interno del partito e a eliminare Trotsky. Perché questo? Vi è anche un motivo tecnico. Trotsky aveva delle cariche importantissime, era il capo dell'Armata Rossa, il capo dell'esercito, il ministro della guerra, della difesa, ed era anche il ministro degli esteri. Sono cose di grande carisma, sono titoli di grande importanza, ma sono cariche che non servono a conquistare
i membri del partito, perché sono poi i singoli membri del partito, soprattutto nel comitato centrale, a dover votare. Stalin aveva una carica molto meno eroica. Stalin deteneva una carica burocratica, era il segretario del partito. Però voi capite che essere il segretario del partito, Stalin era un burocrate, essere il segretario del partito significava essere quello che serviva per prendere il potere, perché Stalin controllava il partito, l'organizzazione del partito, le iscrizioni al partito, i soldi che venivano elargiti all'interno del partito, poteva bloccare le carriere oppure favorire l'avanzata all'interno delle cariche del partito da parte di molti altri. Quindi Stalin in qualche modo teneva in pugno la burocrazia, teneva in pugno quello che serviva per farsi votare come successore di Trotsky. Stalin inoltre aveva in qualche modo controllato la situazione già dall'anno prima della morte di Lenin, perché Lenin muore nel 24, ma sin dal 1923, a partire da mesi prima della morte, è preda di una grave malattia e di una paralisi, a un certo punto non può parlare più, non è più capace di intendere e di volere. Lenin viene addirittura tenuto prigioniero all'interno di un ospedale da parte di Stalin e dei suoi uomini, che quindi manovrano in qualche modo la situazione, perché gestiscono letteralmente il corpo di Lenin prima che Lenin muoia. C'è un particolare famoso: Lenin era assolutamente contrario a Stalin, preferiva Trotsky. Lenin correttamente aveva capito che Stalin aveva un carattere autoritario, era un personaggio pericoloso. Lenin, prima di morire dalla sua stanza di ospedale, scrive una lettera che è una specie di testamento politico indirizzata ai vertici del partito, in cui Lenin ordina, non era ancora morto, era ancora lui il capo, Lenin ordina ai vertici del partito in questa lettera di togliere a Stalin tutte le cariche e di favorire Trotsky. La volontà di Lenin, che aveva scelto Trotsky come suo successore, non fu seguita. Stalin e i suoi uomini intercettarono questa lettera e impedirono che questa lettera andasse a destinazione. Fu poi conosciuta molto tempo dopo. Nel 1925, nel 1926, Stalin si impossessa del potere del partito senza tollerare l'opinione e la persona stessa di Trotsky. Trotsky viene destituito, viene costretto prima a lasciare tutte le cariche del governo, ministro degli esteri, capo dell'esercito, mantiene però le cariche del partito. Dopo qualche tempo Trotsky viene privato anche delle cariche del partito. Poi viene addirittura incarcerato e mandato in esilio interno. Viene imprigionato. Poi nel 1929 Stalin, ormai saldamente padrone della situazione, si libera completamente di Trotsky perché lo manda in esilio. Trotsky deve abbandonare l'Unione Sovietica che senza di lui non sarebbe mai esistita. Trotsky va in esilio in vari paesi, tra cui in Messico. Siccome non si sta zitto, ma all'estero lui continua a parlare contro Stalin, denuncia i crimini di Stalin alla radio, in tanti paesi, attraverso degli scritti. Trotsky dice: quello che sta facendo Stalin in Unione Sovietica è un tradimento delle idee di Marx, è un tradimento delle idee di Lenin. Stalin è un criminale. Quindi Trotsky, pur essendo ormai del tutto privo di potere, in esilio all'estero, continua a dare fastidio a Stalin perché lo critica, perché lo accusa, lo presenta sotto una veste negativa, per cui addirittura nel 1936 a Città del Messico Trotsky sarà poi ucciso da alcuni killer, da alcuni sicari di Stalin,
con il famoso colpo di piccone. Pensate, Trotsky fu ucciso a Città del Messico nel 1936 con una picconata alla testa, alla nuca. Il killer lo prese da dietro, gli diede la picconata alla testa. Stalin fece uccidere Trotsky a Città del Messico. Un piccolo riferimento. Voi conoscete Frida Kahlo, la grande pittrice messicana, è diventata un po' un'icona in questi anni. Frida Kahlo diventò l'amante di Trotsky. Se voi vedete, per esempio, il film famoso Frida su Frida Kahlo, si vede Trotsky a Città del Messico perché Trotsky era diventato l'amante della pittrice Frida Kahlo. Quindi Stalin prende il potere. Per il momento la NEP continua e continua il comunismo in un solo paese. Facciamo una parentesi, in realtà i capi dell'Unione Sovietica, Lenin per primo, all'inizio, subito dopo aver preso il potere, avevano tentato di esportare il comunismo, di favorire delle rivoluzioni socialiste anche in altri paesi. Avevano creato il Comintern. Se lo scrivete con la K o lo scrivete con la C è la stessa cosa. Il Comintern è un'abbreviazione di Internazionale Comunista, detta anche Terza Internazionale. Ripeto, subito dopo la presa del potere, i comunisti e Lenin in prima persona fondarono un'organizzazione che si chiama Terza Internazionale Comunista, abbreviato Comintern, con il preciso scopo di esportare la rivoluzione anche negli altri paesi. Il Comintern era qualcosa di molto più duro della Seconda Internazionale. Ricordate la Seconda Internazionale Socialista? Era un'associazione che ogni tanto si riuniva, i capi dei partiti socialisti europei e di tutto il mondo parlavano, era un'associazione libera. La Seconda Internazionale, molto famosa, ve la ricordate? Divisa tra riformisti e massimalisti. Invece il Comintern, Terza Internazionale, non ha spazi di libertà, è un'organizzazione verticistica in cui Mosca, la nuova capitale, perché i comunisti avevano spostato la capitale da San Pietroburgo a Mosca. Poi dopo la morte di Lenin, forse qualcuno di voi lo sa, San Pietroburgo prese il nome di Lenin, diventò Leningrado. Soltanto dopo la fine dell'Unione Sovietica, nel 1991, San Pietroburgo è tornato il nome della città, che prima si chiamava Leningrado. Comunque i comunisti avevano spostato la capitale da Pietroburgo a Mosca. A Mosca c'era la sede del Comintern Terza Internazionale, che era un'organizzazione spietata, è un'organizzazione che non era un'organizzazione libera come la Seconda Internazionale Socialista, in cui i rappresentanti dei partiti socialisti, operai, socialdemocratici, laburisti di tutti i paesi erano sullo stesso piano. Il Comintern era un'organizzazione in cui Mosca, in cui l'Unione Sovietica, in cui la Russia comandava e tutti gli altri partiti comunisti del resto d'Europa e del mondo dovevano obbedire. Come dei soldatini obbedienti. La linea la decide Mosca, la decide i vertici del Comintern sono i vertici della Russia comunista, dell'Unione Sovietica, gli altri partiti che si costituiscono e aderiscono al Comintern devono obbedire senza poter criticare. C'è addirittura una regola che i partiti occidentali, italiano, austriaco, francese, tedesco, che aderiscono al Comintern, prendono appunto ordini direttamente da Mosca, dall'Unione Sovietica, devono chiamarsi con un nome che contenga la parola comunista, non possono più chiamarsi socialisti o socialdemocratici. Per esempio in Germania, dove c'era la famosa SPD, Partito Socialdemocratico, si costituì la KPD, cioè il Partito Comunista Tedesco, KPD. In Italia dal Partito Socialista ci fu la scissione, nel 1921 venne creato il Partito Comunista Italiano, così come il Partito Comunista Francese.
Cioè questi partiti comunisti sono dei partiti nuovi, diversi dai partiti socialisti e socialdemocratici che finora abbiamo studiato. Il PSI, Partito Socialista Italiano, non faceva parte del Comintern, si forma all'interno del PSI il PC che fa la scissione, si stacca dal PSI e aderisce al Comintern. Sono schiavi di Mosca, sono schiavi dell'Unione Sovietica, prendono continuamente finanziamenti dall'Unione Sovietica e fanno quello che gli ordina il capo dell'Unione Sovietica, così come il KPD, il comunista tedesco è il partito comunista francese, quindi c'è questa struttura, il Comintern, che fa paura ai paesi occidentali, perché attraverso il Comintern si cerca di suscitare un'ondata di rivoluzioni simili a quella della rivoluzione d'ottobre. L'Unione Sovietica passa moltissimi soldi a questi partiti comunisti occidentali, ci sono una serie di rivolte e di tentativi rivoluzionari per costituire governi comunisti. In Germania, per esempio, ma anche in Ungheria e in Austria, il Partito Comunista Tedesco cercò di fare la rivoluzione, come la presa del Palazzo d'Inverno, come la rivoluzione d'ottobre in Russia. Riuscì a occupare per giorni, se non per settimane, città importantissime come Monaco e come Berlino. Però che cosa successe poi? Che dopo qualche mese, cioè questo tentativo da parte del Comintern sovietico di diffondere il comunismo anche negli altri paesi, di provocare delle rivoluzioni comuniste a immagine e somiglianza della rivoluzione d'ottobre, fallì. Questi partiti comunisti europei vennero repressi. Risultò ben presto chiaro che sarebbe stato impossibile al momento creare dei regimi comunisti in Germania, in Francia, in Italia, in Gran Bretagna e così via. E quindi questo tentativo fu abbandonato. Stalin non aveva neanche tutti i torti nei confronti di Trotsky. Stalin diceva a Trotsky: tu sei un sognatore, sei un avventurista. Noi ci abbiamo provato a fare la rivoluzione permanente, a esportare il comunismo fuori dall'Unione Sovietica. Non ci siamo riusciti, il capitalismo è ancora molto forte. Dobbiamo prima consolidare il nostro potere in Unione Sovietica e poi in futuro abbatteremo il capitalismo occidentale. Quindi, dice Stalin, comunismo in un solo paese. Quindi Stalin prende le redini del partito, però sorpresa, nel 1928 cambia tutto in economia, viene abbandonata la NEP e abbiamo quello che vi ho detto l'altra volta, il terzo e ultimo periodo economico dell'Unione Sovietica, quello dell'industrializzazione forzata. L'industrializzazione forzata. Il bello è che, come abbiamo visto, Stalin, per poter essere scelto, per poter arrivare al potere come successore di Lenin, aveva negato l'industrializzazione forzata, cioè lui aveva eliminato Trotsky che voleva l'industrializzazione forzata. Stalin dice no, continuiamo con la NEP come Lenin. Dopo aver eliminato Trotsky, che cosa fa Stalin? Procede all'industrializzazione forzata come avrebbe voluto Trotsky. Quindi abbiamo di nuovo, a partire dal 28, dopo il comunismo di guerra e dopo la NEP, un'altra inversione a 360 gradi della politica economica dell'Unione Sovietica. Le campagne vengono abbandonate al loro destino e in pochissimi anni la Russia viene industrializzata con metodi totalitari terribili. Diventa in pochissimi anni, gli storici ancora discutono su come sia stato possibile questo, una delle potenze economiche e militari più forti del mondo. Da paese agricolo che era, diventa una superpotenza come la Gran Bretagna e soprattutto gli Stati Uniti. L'industrializzazione forzata si accompagna anche al terrore, il famoso terrore staliniano, i processi politici, le purghe. Le purghe sono delle eliminazioni di massa, fucilazioni, milioni di persone portate nei gulag, che sono come quelli che saranno i lager
nazisti, campi di concentramento e di sterminio in Siberia, dove muoiono milioni e milioni di persone. Il terrore di Stalin. Grazie al terrore Stalin impone l'industrializzazione forzata. Le campagne sono totalmente abbandonate. La proprietà privata nelle campagne è abolita. I culati, i contadini ricchi, vengono sterminati come nemici di classe, vengono mandati nei gulag in Siberia, sterminati nei campi di concentramento. Ci sono storici che dicono ne sono morti 3.000, altri che dicono ne sono morti 5.000. Scusate, ho sbagliato, ne sono morti 3 milioni, ne sono morti 5 milioni. Non si sa, comunque si tratta del primo vero sterminio dei tanti da parte di Stalin. Stalin utilizza anche la carestia, il cosiddetto quello che viene riconosciuto solo oggi come olocausto ucraino. L'Ucraina si ribella, i contadini dell'Ucraina non vogliono che la loro economia sia nazionalizzata, che la proprietà contadina privata scompaia. Stalin intenzionalmente favorisce delle carestie in Ucraina che sterminano milioni e milioni di cittadini dell'Ucraina. Con l'industrializzazione forzata vengono eliminate le aziende agricole che prima prosperavano con la NIEP, le aziende private nelle campagne, e vengono sostituite da aziende nazionalizzate, controllate dallo Stato, in cui il contadino è schiavo dello Stato. Sono due tipi di aziende agrarie: i kolkhoz, che mantengono un minimo, ma proprio un minimo di iniziativa privata, oppure i sovkhoz, in cui lo Stato domina completamente. In entrambi i casi questa politica agricola è un fallimento. Sovkhoz e kolkhoz, i contadini stessi si ribellano, imboscano il grano, e il risultato è che muoiono di fame, la produzione crolla, iniziano le grandi carestie. Il mondo della campagna russa inizia a essere un mondo in cui i contadini muoiono letteralmente di fame, ma a Stalin non interessa, perché a Stalin l'agricoltura e le campagne non interessano affatto. A lui interessano le grandi città industriali che nascono a volte dal nulla e producono ogni tipo di armamentario nell'industria pesante, solo che questo non significherà mai un miglioramento del tenore di vita dei contadini, perché, come tutti sanno, i progressi si fanno solo nell'industria pesante, nell'industria del ferro, dell'acciaio, dei trasporti, vengono costruite le dighe, le grandi miniere, le armi, cioè industria pesante, mentre l'industria leggera, l'industria dei consumi, viene abbandonata. Quindi, pur essendo una grande superpotenza, fortissima, uno dei paesi industriali più importanti del mondo, l'Unione Sovietica continuerà anche nei decenni successivi agli anni 30 ad avere dei cittadini poveri che non trovano neanche i fiammiferi, non trovano neanche le calze, non trovano il caffè, non trovano nulla di valido dei prodotti dell'industria leggera, quelli che servono alla vita quotidiana. Quindi l'industrializzazione forzata, lo sterminio dei kulaki, la caratteristica proprio di Stalin negli anni del terrore, dal 28 al 37, subito prima della seconda guerra mondiale. Industrializzazione forzata significa anche quindi collettivizzazione forzata delle campagne, la proprietà privata scompare nelle campagne, tutto è collettivizzato, nazionalizzato, statalizzato, nelle due forme di aziende agricole statali, kolkhoz e sovkhoz, che non funzionano assolutamente. L'agricoltura sovietica sarà sempre il tallone d'Achille, il punto negativo dell'Unione Sovietica fino alla fine dell'Unione Sovietica nel 1991. Ma l'Unione Sovietica, con l'industrializzazione forzata, con il balzo in avanti dell'industria pesante, ottenuto grazie anche a una pressione terribile nei confronti dei lavoratori che si chiama stakhanovismo,
diventa una grande potenza. Ragazzi, io vi ho spiegato la logica delle trasformazioni che avvengono nell'Unione Sovietica dal 1917 fino alla soglia della Seconda Guerra Mondiale, 1937-1938. Tuttavia voi, soprattutto per ciò che riguarda l'industrializzazione forzata e il terrore staliniano, la terribile dittatura di Stalin, dovete approfondire sul libro, perché io qua vi ho giusto citato alcuni elementi fondamentali. Non possiamo ovviamente registrare ore e ore di video lezioni su tutti gli argomenti, quindi mi raccomando, le cose conclusive che io ho detto, l'industrializzazione forzata, lo sterminio dei kulaki, il terrore staliniano, i gulag, i campi di concentramento, su queste cose dovete andare a studiare dalle pagine del libro che io vi ho indicato, che io vi ho scritto come nelle istruzioni che io vi ho dato. Ci vediamo presto.